stanchezza continua, ansia senza motivo e pancia gonfia che non se ne va. Dopo i 50 ti dicono che è normale, che è l'età. Balle. Quello non è invecchiamento, è un segnale d'allarme. C'è un vero nemico silenzioso che lavora contro di te. Si chiama cortisolo. Oggi scoprirai i 5 segnali che indicano che il tuo corpo è in modalità sopravvivenza. Capirai perché la pancia non si sgonfia, come spegnere l'incendio interno e cosa puoi fare da subito per ritrovare energia, calma e lucidità mentale. Perché uno di questi segnali viene spesso confuso con un declino del cervello, quando in realtà è solo stress chimico. Partiamo subito. Il primo segnale è questo. Ti senti quasi sempre stanco, anche dopo una notte intera di sonno. Non parliamo della normale stanchezza dopo una giornata impegnativa. Parliamo di quella sensazione costante di energia bassa, come se il corpo non riuscisse mai a ricaricarsi davvero. Quando il cortisolo resta alto troppo a lungo, il corpo rimane in uno stato di allerta continua. È come se fosse sempre pronto a difendersi. E questo stato di allerta prosciuga la tua energia. Il risultato? Ti alzi già affaticato, fai fatica a partire e durante il giorno ti senti scarico. E se questo è il primo campanello d'allarme, il prossimo è ancora più subdolo, perché non riguarda il corpo, ma la mente. Il secondo segnale è una tensione interna costante, non un attacco di panico, non una paura precisa, ma una sensazione di nervosismo di sottofondo, come se qualcosa non fosse mai del tutto a posto. Magari la vita va bene, non ci sono problemi gravi, eppure ti senti spesso sul filo, come se non riuscissi mai a rilassarti davvero. Questo succede perché il cortisolo è l'ormone dello stress. Quando resta alto, il cervello interpreta anche le situazioni normali come potenzialmente pericolose. Non è fragilità emotiva, è chimica. E ora attenzione, perché il terzo segnale è quello che vedi ogni giorno allo specchio. Ed è anche uno dei più frustranti. Mangi di meno, ti muovi di più, eppure la pancia resta lì. Braccia e gambe magari sono sottili o nella norma, ma l'addome rimane gonfio e duro. Perché succede proprio lì? Perché il cortisolo è un vero cacciatore di energia rapida. Quando sei sotto stress, ordina al corpo di prendere gli zuccheri e portarli dove servono subito, al centro del corpo, vicino agli organi vitali per proteggerli. Il problema è che oggi non dobbiamo più scappare dai predatori, quindi quell'energia non viene bruciata, ma trasformata in grasso viscerale profondo. È una pancia da protezione, non da alimentazione. Ecco perché le diete classiche spesso falliscono. Se non abbassi lo stress, il corpo continuerà a tenere stretto quel grasso come uno scudo. A proposito, fammi sapere nei commenti se anche tu mangi poco ma la pancia non si sgonfia. Scrivilo qui sotto. Leggo sempre i vostri messaggi. Ma se questo segnale è visibile, il prossimo è invisibile, ed è quello che ti fa dubitare della tua stessa lucidità mentale. Il quarto segnale è forse quello che spaventa di più, la cosiddetta nebbia mentale. Ti capita di entrare in una stanza e non ricordare perché ci sei andato, o di avere una parola sulla punta della lingua che proprio non vuole uscire, o di fare fatica a concentrarti su un testo che prima avresti letto in un attimo. Quando succede dopo i 50 anni, il pensiero corre subito al peggio. Si inizia a temere un declino cognitivo o che il cervello stia invecchiando troppo in fretta. Ma nella maggior parte dei casi la causa non è l'età, è il cortisolo. Quando questo ormone resta alto a lungo, il cervello entra in una modalità di emergenza, dà priorità alla sopravvivenza e mette temporaneamente in secondo piano memoria e concentrazione. È come un computer che si surriscalda. Non è rotto, ma troppo sotto stress per funzionare al meglio. La buona notizia è che, quando lo stress chimico si riduce, la nebbia tende a diradarsi e la lucidità può tornare. Ma se la mente è confusa di giorno, spesso è perché di notte succede qualcosa di molto preciso. Ed eccoci all'ultimo segnale, quello che chiude il cerchio. E arriviamo all'ultimo segnale.
quello che non ti permette di recuperare davvero. Il sonno interrotto. Attenzione a questa dinamica, perché è molto specifica. Spesso, quando il cortisolo è alto, ci si addormenta anche in fretta. Non perché il corpo è rilassato, ma perché è esausto. Poi però succede qualcosa. Alle 3 o alle 4 del mattino gli occhi si spalancano. Ti svegli all'improvviso, vigile, magari con il cuore che batte più forte, o con la mente che parte subito a velocità supersonica. Perché succede proprio a quell'ora? Perché di notte il cortisolo dovrebbe essere al minimo, per permettere al corpo di rigenerarsi. Se invece è fuori controllo, il suo picco arriva troppo presto. È come se il corpo facesse scattare un allarme antincendio nel cuore della notte. Ti sveglia perché pensa che ci sia un pericolo da affrontare. E voglio dirtelo chiaramente, non è insonnia da anziani. È il tuo corpo che ti sta dicendo: sono troppo in allerta per riposare. Ora, se ti sei riconosciuto in almeno 2 o 3 di questi segnali, fermati un attimo, fai un respiro profondo. Davvero, fallo adesso, perché ho una buona notizia. Il tuo corpo non è da rottamare. È solo rimasto bloccato con l'interruttore di emergenza acceso. E la cosa più importante è questa: puoi spegnerlo. Ti servono solo le leve giuste per dire al tuo cervello: calmati, siamo al sicuro. Adesso vediamo come farlo, in modo concreto, partendo da stasera. Ecco 3 passi concreti per aiutare il corpo a spegnere l'allarme, senza farmaci. Passo numero 1. Scarica l'energia. Quando il cortisolo è alto, il corpo è pieno di adrenalina inespressa. Restare seduti a preoccuparsi peggiora solo la situazione. Ogni giorno fai 20 minuti di camminata lenta, nella natura, in un parco, oppure anche in casa, camminando avanti e indietro. Attenzione, camminata, non corsa. Dopo i 50 anni, allenamenti troppo intensi possono alzare ancora di più il cortisolo. La camminata lenta manda invece questo messaggio al cervello: non stiamo scappando, è tutto sotto controllo. Passo numero 2. Il reset serale. Se il tuo problema è il risveglio delle 3 o delle 4 del mattino, devi agire prima, verso le 9 di sera. Spegni gli schermi. La luce blu del cellulare dice al cervello che è ancora giorno e blocca la produzione di melatonina. Leggere un libro cartaceo per 15-20 minuti prima di dormire è uno dei più potenti segnali naturali di rilassamento che esistano. Passo numero 3. La luce del sole. Domani mattina, appena ti alzi, apri la finestra, vai sul balcone o fai 2 passi fuori. Bastano 2-3 minuti di luce naturale, anche se è nuvoloso. Questo segnale dice al cervello: è iniziata la giornata, puoi regolare gli ormoni. Il risultato nel tempo è chiaro: cortisolo più equilibrato, melatonina meglio sincronizzata, meno stanchezza diurna e meno risvegli notturni. È gratuito ed è uno dei segnali più potenti che puoi dare al tuo sistema nervoso. Se hai un amico o una persona cara che si sente sempre stanca, ansiosa o gonfia, inviagli questo video su WhatsApp. Potresti davvero aiutarlo a stare meglio. E come promesso, ecco il bonus finale. Un aiuto che arriva dalla natura e che molte persone usano come supporto allo stress. L'ashwagandha. È una pianta adattogena, studiata per la sua capacità di aiutare il corpo ad adattarsi meglio allo stress, invece di restare costantemente in allerta. Non è una bacchetta magica e non sostituisce uno stile di vita più equilibrato, ma in alcune persone può essere un supporto utile. Come sempre, parlane prima con il tuo medico, soprattutto se assumi farmaci o hai problemi alla tiroide. Le informazioni in questo video sono a scopo divulgativo e non sostituiscono il parere medico. Ricorda questo: stanchezza, ansia e pancia gonfia non sono il tuo destino, sono segnali. Ora sai come ascoltarli e come iniziare a rispondere nel modo giusto. Ma c'è ancora un pezzo del puzzle e te lo dico tra pochissimo. Se questo video ti è stato utile, lascia un mi piace. È il modo migliore per aiutarmi a portare questi contenuti a chi ne ha davvero bisogno. E ora, l'ultimo tassello. Se vuoi migliorare davvero il tuo sonno dopo i 50, 60 o 70 anni,
Clicca sul video che vedi sullo schermo. Scoprirai 4 bevande specifiche che agiscono come un vero interruttore naturale per spegnere l'ansia notturna e favorire un sonno più profondo. Ti aspetto lì, per preparare insieme la tua buonanotte perfetta.